Io ti sento ancora, Roberto. Allora, eccoci qui. Buon pomeriggio a tutti. Immagino che ci stiate vedendo. Date qualche feedback se ci siete. Vabbè, dai, diciamo di sì. Allora, intanto siamo live. Benissimo, sì. Sì, Allora, sì, vi abbiamo dei vediamo. feedback e quindi la registrazione è avviata. Buon pomeriggio a tutti. Probabilmente mi conoscete, io sono Roberto Capancioni, mi occupo di Oracle, Oracle Apex, database, analisi dati, un bel po' di roba. E oggi parleremo di una cosa in particolare che già sapete, ma prima di andare avanti vi voglio presentare, che l'ho sempre nominato negli annunci che ho fatto su LinkedIn in questi giorni, Angelo Stramieri. Ciao Angelo. Ciao Roberto, grazie e buon pomeriggio a tutti quelli che si sono collegati. Allora, io e Angelo ci siamo un po' di tempo fa incontrati virtualmente e abbiamo deciso, tra le tante cose che abbiamo in mente di fare insieme, di voler portare avanti tutta una serie di incontri relativi ad Oracle Apex. Io sviluppo, come sapete, oramai avrò annoiato chiunque su LinkedIn su questa cosa, sviluppo prevalentemente in Oracle Apex, non prevalentemente, esclusivamente in Oracle Apex e faccio formazione in Oracle Apex. Angelo è comunque un esperto, tra le altre cose, insomma, poi se vorrà lo dire a lui, anche del database Oracle, PLSQL e dell'ambiente Oracle Apex, e quindi da una chiacchierata ad un'altra è venuto fuori di portare a conoscenza un po' di chi non lo conosce questo ambiente. Lo vorremmo fare in tanti modi, ma quale modo migliore di agganciare Oracle Apex a un altro prodotto di Oracle, un prodotto, diciamo, low code, anche se questa parola è stata coniata ultimamente e quindi anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, quando è partito l'Oracle Forms, non c'era questa parola low code, c'era sviluppo rapido, c'erano altre terminologie per definire questo tipo di applicazioni. Quale modo migliore per dire che Oracle Apex potrebbe essere, non anticipiamo troppo, il futuro e la continuazione di quello che potrebbe essere Oracle Forms, perché oggi vogliamo parlare di Oracle Forms, poco perché probabilmente se siete qui lo conoscete già e lo conoscete anche meglio di noi perché magari lo usate da tantissimo tempo, ma come Oracle Forms può nel tempo, anche velocemente se volete, essere migrato in un ambiente Oracle Apex. Magari se non lo volete migrare potrebbe convivere con Oracle Apex perché possiamo magari insieme integrarlo in qualche modo. E quindi proprio la giornata di oggi vuol fare questa cosa qui. Vogliamo darvi degli spunti, facendovi vedere degli esempi pratici, perché chiacchiereremo un po', ma vedremo con mano, toccheremo proprio alcune cose che sono state fatte, e quindi l'idea è quella di incuriosirvi. Perché facciamo questa cosa qui? Innanzitutto perché siamo vabbè, appassionati del prodotto, della tecnologia, dell'ambiente, ma oltre ad essere appassionati non è che siamo uno user group, siamo dei libri, cioè io sono un libero professionista e Angelo da questo punto di vista saltuariamente mi aiuta per tutta una serie di cose e poi si definirà per quanto riguarda professionalmente come sta attivandosi da questo punto di vista e quindi l'idea, se vi incuriosisce un attimo, ci sentiamo e vi raccontiamo qualcos'altro. Per oggi non vendiamo niente, quindi assolutamente non è una piazzata, non abbiamo pentole, quindi l'idea è quella di incuriosire e di darvi uno spunto, soprattutto se avete Forms, per farvi capire quello che potete fare con Apex. Non buttare via tutto e migrare, perché sono progetti grandi, ma magari lasciare tutto quello che c'è e aggiungere un qualcosina, perché oggi vedremo veramente delle cose interessanti e nello specifico un appunto, che l'idea era quella di fare io e Angelo insieme questi lavori e quindi quando si parlava, dicevo guarda Angelo potremmo fare no, questa roba qui e dopo 2 giorni Angelo veniva e diceva guarda l'ho già fatta e poi dico allora potremmo anche fare questa, l'ho già fatta, quindi ogni volta che io dirò abbiamo fatto, in realtà l'ha fatto Angelo, ve lo dico tranquillamente perché è tutt'opera sua. E quindi mi sono ritagliato forzatamente oggi questo ruolo di relatore perché tutto quello che vedrete è opera sua. Quindi in quanto tale gliela faccio anche, dico l'hai fatta e la racconti pure. E quindi ci farà vedere
effettivamente tutta una serie di attività che abbiamo fatto partendo da Oracle Forms, quindi vedrete Forms, vedrete un'installazione di Forms molto originale, non anticipo niente, Angelo ve la farà vedere, che probabilmente nessuno di voi ha, quindi è curioso anche questa cosa qui. Vedremo come far parlare sia solo a livello dati le applicazioni, ma farle convivere anche in altro modo. Allora, mi fermo al momento perché altrimenti vi annoio con le chiacchiere e se vuoi, Angelo, partire, magari Sì, condividi qualcosa e poi vediamo come va. assolutamente. Mi sentite bene? Mi senti, Roberto? Sì, Sì, giusto? perfettamente. Perfettamente. Allora, Ah, scusa, diciamo, scusa Angelo, solo una cosa, una comunicazione di servizio dovrebbe avere il Teams una sezione domande e risposte che è quel D e R. Se volete fare delle domande, magari fatele lì e io poi le leggerò e poi le commenteremo insieme, insomma, insieme ad Angelo magari faremo una chiacchierata. Quindi l'idea che la di oggi è un po' di farla colloquiale questa sessione, insomma, insieme. Bene. ok. Allora, Roberto, provo a condividere, vediamo. Ditemi se vedete, direi Sì, di sì, sì, dovrebbe sì. esserci una presentazione, ok. Allora, beh, direi che Roberto ha introdotto bene l'argomento, quindi io vorrei andare subito al core della giornata di oggi, quindi non aggiungo altro a quello che ha già detto Roberto. Per rompere, beh, le presentazioni le abbiamo un po' o meno già, più o meno già fatte. Roberto si è già presentato. Se siete qua oggi, probabilmente è perché avete cliccato sul link del post di Roberto su LinkedIn. Roberto lo conoscete, è un freelance professionista, è anche tipo l'ufficio stampa per Oracle Italia, per Oracle Apex. L'unico Sicuramente, sicuramente più di Oracle stessa, per quanto più di riguarda Oracle Apex non stesso, c'è dubbio. diciamo. Io lo conosco da tempo ormai, anch'io diciamo, mi definisco un esperto Oracle, nel senso che più lato sviluppo, meno rispetto ai prodotti, No, no, quelli. si definisce perché lo è, ve lo garantisco. Cioè, quello che ha fatto Però sai, bisogna essere questi sempre giorni fa, umili. anzi, non esperto di più. Va bene, Ha solo un diciamo difetto, che ma lo dirò dopo quando parleremo di Forms, però per va dopo. bene, più di uno magari. Ok, e quindi più o meno ci siamo presentati. Poi se vi interessa sapere qualcosa scriveteci pure anche su LinkedIn, vi lascio anche la mail. Insomma, io ho anche un repository GitHub se siete interessati a vedere un po' quello che faccio. Allora, direi prima di andare poi nel vivo abbiamo deciso di preparare un piccolo questionario, quindi non so se avete mai partecipato a questo genere di domande e risposte. Io vi invito a collegarvi a questo link, se volete anche col cellulare oppure con il vostro desktop. Adesso non so da che piattaforma state seguendo la presentazione, quindi vi invito ad andare a questo indirizzo e inserire questo codice. Io adesso switch un attimo. Ok. Allora, Facciamo partire. www.menti.com, me lo ricordi Angelo, così lo metto anche Sì, in chat. www.menti.com. Allora, Aspetta perché appunto. lo metto anche in chat, così se la gente lo vuole Allora, cliccare. dovreste vederlo ancora là in alto, proverò a collegarmi anch'io. Dovete inserire poi, una volta fatto l'accesso alla pagina, il codice che c'è lassù in alto. Provo anch'io. 1769, questo qui, Sì, 1769 39 68, metto in chat anche questo. provate. Sto provando anch'io col telefono, così partecipo anch'io al questionario. Ok, vedo che arriva qualche like, quindi vuol dire che qualcuno di voi ci è riuscito. Bene, già 6-7 persone. Grazie intanto per partecipare. Lo facciamo un po' per rompere il ghiaccio, altrimenti diventa troppo didattica e invece ci piace un po' di interazione. Ok, vedo che più o meno sono 11 persone. Non so quanti erano, Roberto, le persone Allora, collegate. 27 al momento. Al momento Ok, abbiamo 27 partecipanti che do ancora un direi momento. dato... non so se deve entrare qualcuno. No. Ok, allora se volete andiamo alla prima domanda.
Quindi adesso dovreste vedere se siete collegati questo tipo di domande a cui potete rispondere. In alcuni casi è a risposta singola, in altri casi è a risposta multipla. Allora, la prima domanda è questa: qual è la vostra esperienza con Oracle Forms? E qui ho messo un po' di opzioni. Se siete dei novizi, se avete sviluppato qualcosa, se vi ritenete degli esperti, oppure se non avete mai sentito parlare di Oracle Forms, che vedo che comunque c'è qualcuno, quindi ci sono anche persone che non hanno mai sentito parlare di Oracle Forms. Ok? Quindi questo per voi che non avete mai sentito parlare di Oracle Forms, poi ho qualche slide ad hoc dopo più avanti. Comunque mi fa piacere perché ci sono molti esperti. Quindi Giustamente, no? era Almeno l'obiettivo. vuol dire che, esatto, vuol dire che bene o male il target è stato un po' individuato, no? Per quello che... Esatto. Ok, allora direi di andare alla domanda successiva. Allora, diciamo, questa chiede, e penso sia più di una risposta possibile anche, quale sfide, quali problemi avete incontrato o incontrate tutt'oggi se sviluppate in Oracle Forms, per cui difficoltà di integrarvi con le moderne tecnologie, i limiti di un po' dell'interfaccia grafica desktop, costi di manutenzione, mancanza di sviluppatori, di professionisti su questo tipo di tecnologia. E questa è più una domanda rivolta magari ai manager, oppure nessuna, non ho nessun tipo di problema a lavorare con Oracle Forms, ecco. Bene, vuol dire che ci sono anche delle persone che si trovano a suo agio e quindi oggi faremo un po' di challenging, proveremo a convincerle che c'è anche qualcos'altro. Ma io lo so perché si trovano a loro agio, lo so, però lo dico dopo, anche questa, quindi... Va Perché bene, non so se trattare male Forms o trattarlo bene, perché no, è sempre una lama a doppio taglio questa, quindi bisogna stare attenti. ok, però vedo che tra le risposte, quelle diciamo, che hanno ricevuto un po' più di voti, c'è la difficoltà a integrarsi e i limiti dell'interfaccia desktop. Ok, andiamo alla penultima domanda. Allora, se avete mai sentito parlare di Oracle Apex, beh, allora, tanto se seguite Roberto sicuramente sì, perché Roberto farà almeno un post a settimana dove vi parla di Oracle Apex, però tra voi No, magari ma ci non mi potete... sopporta più nessuno da questo punto di vista, ma perché io Ti avranno pongo... mutato, Ma tipo. no, ma non per il prodotto, perché io giustamente no, ho delle posizioni sulle architetture che non piacciono e quindi sono destinato a scontrarmi con tutti, ma non con i programmatori Forms, però questi sono dalla mia parte, te lo garantisco, Angelo, ma tutti gli altri. Ok, va bene, quindi ok, ci sono anche persone che oltre a Forms usano anche Apex e questa è una buona notizia, quindi oggi speriamo anche di mostrare a loro qualcosa, magari già lo usano e sicuramente potranno chiederci. Andiamo all'ultima domanda. Qual è la tua più grande preoccupazione nel migrare da Forms? Io qui ho messo Apex, ma in realtà potrebbe anche interpretarsi come a qualcos'altro. Allora, la curva di apprendimento di qualche altro strumento, la difficoltà nel migrare applicazioni esistenti perché magari hanno un sacco di business logic e quindi c'è il timore di perdere funzionalità core, oppure una ragione di costi e tempo, oppure invece non ho nessun tipo di preoccupazione che non so se va inteso come vorrei migrare domani oppure non ci penso minimamente. No, vuol Quindi ho dire che lasciato... non ha intenzione di migrare, quindi Ah, ok, allora... se non ha preoccupazioni perché rimane com'è. Va bene, ok, però diciamo che la maggior parte hanno difficoltà a migrare applicazioni form. Bisognerebbe poi capire diciamo, quali sono le ragioni legate a Ma questa perché non risposta. conoscono Apex, Angelo? Cioè, Allora la risposta la siamo già possiamo già arrivati alla anticipare, conclusione, perché allora. non conoscete Apex e quindi giustamente avete paura a migrare. E quindi avete anche ragione, ma tra un po' cambierete idea. Ok, direi che siamo arrivati alla fine. Intanto, allora, grazie per aver partecipato poi a questo breve sondaggio. Ritorno un attimo alla presentazione. Scusa, era di questa qua. Ok. Allora, visto che tra di voi c'è qualcuno che ha risposto che non conosce Forms, allora ho preparato un paio di slide, ma giusto per raccontare cos'è a chi non l'ha mai sentito. Gli altri possono andare a prendere il caffè, visto che è anche ora di caffè questa. Allora, Oracle Forms la faccio molto breve, è una tecnologia nata negli anni 80 assieme più o meno al database Oracle, più o meno sono contemporanei, nasce come strumento per facilitare il data entry all'interno del database,
non si chiamava neanche Oracle Forms, aveva un altro nome e poi durante le varie evoluzioni, le varie versioni ha cambiato più volte nome fino a diventare quello che è oggi. Ha conosciuto la sua fase, diciamo, di massima espansione durante gli anni 90, quando le architetture client-server andavano molto e quindi Oracle Forms si è diffuso come strumento per sviluppare su database Oracle, e poi ha conosciuto, diciamo, una major release all'inizio degli anni 2000 con l'avvento di Internet, quando da diciamo, applicazione client desktop, da quel tipo di architettura si è migrati verso WebLogic o come si chiama oggi il Fusion Middleware. Quindi ha abbracciato la filosofia web, diciamo così, basandosi su Java con quell'integrazione tramite applet o standalone, come vedremo magari dopo. Ciò che ha permesso a Oracle Forms di diffondersi era, beh, lo conoscete, chi non lo conosce, era perché era uno strumento di sviluppo rapido che permetteva di raggiungere in tempi rapidi lo sviluppo di applicazioni di fatto gestionali, e questo gli ha consentito, negli anni in cui si espandeva il database Oracle, in particolare nell'industria, non so, bancaria, assicurativa, logistica, oppure le pubbliche amministrazioni, di raggiungere un buon livello di diffusione. Poi è chiaro che un po' l'avvento di altre tecnologie, un po' i limiti della tecnologia stessa fanno sì che oggi Oracle Forms sopravviva, e sopravviva in alcuni contesti, e se vi va di raccontarcelo scrivete pure in chat, perché se sviluppate ci potrebbe essere, ci interessa sapere perché lo usate, in che contesti, in che settori. Oggi sopravvive in ambienti che si chiamano legacy. Legacy è una parola arbitraria, anche se avessi No, no, ma è sviluppate, legacy per eccellenza, è il prodotto legacy ma per anche Roberto, antonomasia, anche se Oracle Forms. sviluppi con un framework JavaScript di 3 anni fa, quell'applicazione No, legacy, ma quindi JavaScript è legacy per definizione subito, cioè quello che hai fatto 2 settimane fa è già legacy in JavaScript, però esattamente, oggi non ne oggi si... parliamo oggi, altrimenti faccio questione anche qui. Allora, diciamo che si tende a indicare legacy quei tipi non so, di architetture e sistemi che hanno diciamo, per una ragione critica, o perché diciamo, si sono diffusi e sono talmente pervasivi all'interno delle aziende che si fa fatica a rimuoverli, ok? Soprattutto perché toccano funzionalità core. Se non fossero funzionalità core sarebbero già stati sostituiti. Quindi se Oracle Forms esiste è perché c'è ancora una ragione. Questa lo Angelo, metto. una cosa la devo dire, se torni nella slide precedente, cioè possiamo dire che questa transizione al web è un po' una forzatura, no? Perché quando uno pensa al web, no? Pensa oggi anche a un tablet, a un cellulare, a un qualcosa di abbastanza... È un web un po' a modo suo, diciamolo, no? Questa cosa È qui. il Adesso web io non degli voglio inizi anni trattare 2000. male, no? Chi è che lo usa, è rimasto ancora un web, no? Di quelli di prima generazione, 2000 non era proprio prima, però diciamo, e oramai sono passati sono 25 anni, quindi un web, insomma, non quello di oggi, no? Sì, è il web dei primi tempi, Internet 1.0, non so come chiamarlo. Sì, quello delle applet Java. Esatto, Ok, esattamente sì. quello. È vero anche che poi nel frattempo si è evoluto un po', ci sono anche alternative, poi lo vediamo. Io ad esempio vi farò vedere che uso quindi l'opzione standalone, quindi che permette di... Vabbè, lo vediamo dopo, non voglio svelarvi nulla. Eh, Questa l'ho messa perché chi non ha mai visto Mm. com'è sviluppare in Forms, questo è Forms Builder, chi sviluppa sa che cos'è, questo è Forms Builder nell'ambiente Windows. Magari se vi è capitato e avete come me qualche annetto, magari avete toccato tecnologie simili con Access. Io ad esempio usavo Power Builder, ho visto un po' di Visual Basic, se vuoi c'è anche quella parte in neretto col verdino che ricorda un po' S400, però diciamo sviluppare in Oracle Forms significa usare questo ambiente di sviluppo che Allora, ha Angelo, questi... intanto mi pare di capire che tu non hai 50 anni e sei molto No, un po' distante da meno, averli sono un e po' più quindi giovane. non saresti davvero un vero programmatore certificato Forms perché Lo ammetto, gente sono un ecco, che ha già impostore. superato la mezza età, che ha fatto, no, noi persone che hanno fatto già il giro di boss, possono apprezzare, no, una maschera, un ambiente di sviluppo di questo tipo. Immagino che chiunque sia nato nel 2000 a vedere, no, cioè una roba del genere inorridisca, no, a questo momento, no, perché è un ambiente di sviluppo che oramai
non esiste più. Nel post che avevo fatto ieri, no? Dicevo, Forms, chi lo usa da sempre lo ama, perché comunque poi, non dobbiamo dirlo noi, è un ambiente velocissimo e rapidissimo. Chi si avvicina oggi per la prima volta e vede un ambiente di sviluppo di questo tipo, inorridisce, no? Perché è una roba che magari non ha mai visto. È vero, ci sono queste due anime, diciamo. Io, mi hai scoperto, sono un impostore, sono uno che ci ha lavorato, ma non posso definirmi Però sei un pischello ancora, sei sono un giovanissimo, pischello, hai quindi non ragione. puoi. Allora, andiamo avanti. Quindi il ragionamento che abbiamo fatto con Roberto è questo, e questo non è un consiglio naturalmente. Se appunto vi mancano 3-4 anni alla gognata pensione, non dovete cambiare stack, rimanete su Assolutamente, Oracle ma rimanete Forms, lì, ma lasciate serrate i perdere. ranghi, tenete duro, fate qualsiasi tipo di ostruzione al cambiamento in Chiedete azienda uno e scivolo, semmai in azienda, magari una buona uscita, però fermatevi lì, non vi muovete. per tutti gli altri che purtroppo dovranno rimanere ancora per qualche anno al lavoro, e quindi il consiglio che oggi ci sentiamo di dare io e Roberto, ma a parte che molti di voi hanno risposto di conoscerlo già, è quello di valutare l'alternativa a quella più prossima, quella più affine, diciamo, e poi lo vediamo anche il motivo, che è Oracle Apex o Apex, come lo chiamano giustamente gli autori che sono americani. Allora, dico due cose su Oracle Apex. Adesso c'era qualcuno che ha risposto sì, non l'ho mai sentito. Comunque dico due cose. Che cos'è? È una piattaforma di sviluppo low code, così simile a come era Oracle Forms. È fortemente integrata con il database Oracle. Di fatto è come se fosse una naturale evoluzione di Forms. Tutto l'ambiente di sviluppo, tutta la parte di deploy e l'esecuzione avviene attraverso a un browser, quindi non c'è bisogno di installare assolutamente nulla. Volendo uno sviluppatore Oracle Apex ha bisogno solo del browser, questo è un grande plus. A me è capitato di modificare una pagina dal cellulare, ero in treno addirittura, si riesce, non è semplicissimo, ma si riesce a farlo. Ok, quindi a riprova che è sufficiente un moderno device che ha accesso al web, diciamo, per poter mettere le mani su Oracle Apex. Naturalmente convive assieme a Oracle dal database, quindi lo si può trovare sia on-premise sia on cloud. E poi magari Roberto, se volete, vi racconta in che forma lo si può sperimentare oggi Oracle Apex, perché se avete già il database è gratis, invece se volete valutare altri tipi di soluzioni, Oracle stessa ve lo mette a disposizione come SaaS, quindi come servizio fruibile tramite internet. Quali sono le caratteristiche di Oracle Apex? Quindi l'ho già detto, lo sviluppo rapido, non costa nulla, nel senso che se avete il database Oracle è gratuito, e forse questo è uno dei motivi perché Oracle non lo spinge come altri prodotti, possiamo dirlo, no, Sicuramente, io Roberto? parlo con qualunque venditore Oracle, dice cos'è Apex? Ah, bello, bello, quanto costa? Niente. Ah, beh, a posto. Ok, Se vedi il grazie. sorriso che scema subito perché non sono interessati, ma vi dirò di più, noi oggi stiamo parlando nel 2025 di Apex, Apex sono 25 anni che esiste, Hai è detto dai bene. primi anni del 2000 che esiste e già nel 2004-2005 al 90% era, faceva quello che oggi si usa per la maggior parte del tempo. Quindi stiamo parlando di un prodotto che esiste da tantissimo, mai promosso da Oracle perché? Perché Oracle doveva vendere le licenze, quindi vendeva il database e basta, il venditore non è che gli interessava Apex. Oggi invece è cambiata la cosa perché Oracle, non so se tutti voi ve ne siete accorti, ma è diventata anche un'azienda cloud, anzi prevalentemente un'azienda cloud, e ha capito che nel mondo cloud Apex è un prodotto strategico. Poi non va solo nel cloud, perché è un prodotto che va anche on-premise, però hanno capito che poteva diventare un prodotto che li avrebbe aiutati a sviluppare e a diffondere il cloud. Oracle è partito tardi nel cloud, no? Tutti quando pensano al cloud pensano ad Amazon, Microsoft e Google. Oracle è partita seriamente nel 2019-2020, seriamente, quindi tutti quanti facevano delle grandi risate. Adesso è il quarto operatore di cloud, sul database è il primo, se parliamo di database Oracle, ha fatto accordi con Azure, Google, Amazon, facendo gli Oracle at Azure, Oracle at Amazon, Oracle at Google, per far capire che se voi volete avere un database completamente gestito
e in un'epoca di NIS 2 completamente gestito vuol dire che non vi dovete preoccupare né di patch né di sicurezza né di disaster recovery del database Oracle, lo potete fare mantenendo i vostri application, lo dico per chi non usa Apex, chiaramente altrimenti non avrebbe nessun significato, mantenendo i vostri application su Azure, su Amazon o dove volete, e c'è una federazione di due perché Oracle porta addirittura il loro cloud dentro il data center di Azure, lo mette lì e attacca il cavo e quindi voi avete una performance, una prestazione, una sicurezza, è tutto integrato all'interno. Ma non andiamo oltre perché non dobbiamo vendere prodotti Oracle, quindi Esatto. no, volevo solo dire una cosa però Angelo, Vai, permettimela questa, quello code è la parola più fraintesa, è una perché oggi, buzzword, hai ragione. fino a un po' di tempo fa non esisteva. Esisteva questo RAD che è software di sviluppo rapido. Poi il marketing da qualche anno ha inventato questa parola low code, ma di solito se ne è appropriata tanti software veramente molto semplici che fanno cose piccole, veloci e sporche, e quindi il low code se l'è preso quell'ambiente lì. Apex ha un po' cavalcato e anche ha preso l'etichetta low code, ma non è assolutamente da accomunare ad altri software di questo tipo. Quindi ogni volta che io sento la gente che critica Apex perché è un low code, perché lo vuol banalizzare e classificare ad un giocattolino. Apex è anche un ambiente low code, vuol dire se io faccio corsi dagli studenti, perché io per Oracle sono fornitore per quanto riguarda l'Academy e quindi sono in contatto con gli studenti, quindi da progetti scolastici a liberi professionisti con l'Ordine dei Commercialisti di Milano, sono diversi anni che stiamo facendo dei corsi per insegnare Apex ai commercialisti, perché si può sviluppare velocemente un'applicazione business anche senza essere un programmatore professionista, fino a team di sviluppo interni, società di consulenza, chi vuole software house. Il prodotto ha un ampio spettro di gestione e versatilità, dall'applicazione di 5 minuti, prendo un foglio Excel e lo faccio diventare un'applicazione web, ad un prodotto enterprise a tutti gli effetti di integrazione. Quindi quello code vuol dire anche un ambiente semplice da utilizzare, ma in mano a professionisti è un prodotto, non vi devo dire niente, riutilizza tutta la logica del PLSQL e quindi voi che usate Forms sapete di cosa stiamo parlando, anzi si può recuperare tutto il PLSQL che avete già se l'avete dentro a dei package o delle procedure, e quindi un ambiente di sviluppo versatile al 100%. Quindi low code è solo una parola di marketing, ma il prodotto è molto, ma molto di più. Hai detto bene, Roberto, hai anticipato alcune cose che poi ho messo nella slide, ma l'hai detto meglio di me. Quel low code significa che può anche essere business friendly, cioè significa che anche dei non sviluppatori possono eventualmente creare delle semplici applicazioni, come ad esempio tradurre un foglio Excel in un'applicazione. Poi l'hai detto prima, proven at scale significa che da un'applicazione che va bene per 5-10, non so, magari clienti interni o colleghi, oppure clienti esterni, può andare fino a diverse migliaia di utenti collegati contemporaneamente. Non c'è nessun tipo di problema perché poi tutto il back-end di fatto è database Oracle. Allora, quindi, visto che questo comunque è un incontro dedicato a chi sviluppa in Forms, cioè, vediamo le cose simili. Allora, l'abbiamo già detto, Apex e Forms condividono il linguaggio di riferimento che è SQL e PLSQL. Sono due piattaforme, due framework dichiarativi, cioè voi vi dovete concentrare sul cosa e non sul come. Quindi se in Forms avete bisogno di creare un data block, ok? Utilizzate il wizard famoso, dite qual è la vista, la tabella da interrogare, dite quali campi volete ed ecco che vi ha già fatto tutta la parte di interazione. Allo stesso modo funziona Apex, anzi forse è un po' più semplice, l'hanno reso anche un po' ancora più intuitivo rispetto a quello che è Forms. Naturalmente dà il meglio di sé questi applicativi, questi linguaggi, questi ambienti di sviluppo danno il meglio di sé quando quello che si sviluppa è, tra virgolette, database centrico, cioè quando bisogna sviluppare applicazioni gestionali. Okay? Se dovete fare dei programmi di simulazione, di analisi finita, di elementi finiti, non è questo lo strumento, ma per applicazioni gestionali sfido a trovare qualcosa che sia più adatto di questo per piccoli sviluppi.
E naturalmente, come diceva Roberto, tutta la business logic potete sfruttare tutto quello che magari è già stato definito da voi o da altri sviluppatori a livello di procedure, package e quant'altro. Vediamo invece le cose diverse, cioè perché uno dovrebbe valutare Oracle Apex rispetto a Oracle Forms. Allora, dal punto di vista del licensing, Oracle Forms richiede una licenza WebLogic. Adesso io non so dire esattamente quanto costa, però questo ha il suo peso nelle valutazioni. Mentre Oracle, Non poco comunque. immagino, Sono cifre importanti. se qualcuno si sente di condividerla in chat, ce lo dica pure, tanto questa è una riunione, come dire, un webinar internos, non ci sono pre-sales di Oracle tra noi, almeno credo, ecco. D'altro canto, invece, Apex non ha, come dicevamo prima, è un prodotto che non prevede nessun tipo di costo aggiuntivo se già avete un database Oracle in casa o nel cloud. Richiedo RDS, che è RDS è un Beh, applicativo Java. se vogliamo un po' essere precisi tecnicamente, Vai, RDS, che come hai appena detto è un applicativo Java, e può lavorare standalone e quindi creare esatto. lui un server web, oppure andare su un application server, ma Tom, Oracle stessa sconsiglia WebLogic e invece consiglia Tomcat, che è un o application server Glassfish. che come sapete non ha costi di c'è un presale, c'è Carlo, c'è un presale Ah, di ora, quindi allora niente, Angelo, occhio come parli perché qui siamo parola sotto la torna lente. indietro allora. Ecco, no, va benissimo, è economicissimo WebLogic, ve lo consiglio e quindi potete, però è un pre-sale, non è un sale. Ok, Dicevo, Lords è un'applicazione in Java che può essere o standalone, ma in produzione si consiglia di associarla ad un application server, ma viene consigliato il Tomcat, quindi addirittura Oracle stessa, non il WebLogic, e quindi, come sapete, il Tomcat è un prodotto open source e quindi non ha costi di licenza. ok. Dal punto di vista dei sorgenti, beh, lo sapete perché è sviluppato in Forms, si tratta di generare dei file e poi se sviluppati in Windows, poi questi file devono essere ricompilati sull'application server che magari è Linux, quindi viaggiate con dei file binari che poi vengono resi eseguibili. Per quanto riguarda Oracle Apex invece sono solo metadati, quindi tutto ciò che producete alla fine viene salvato dentro una tabella. Esportare un'applicazione da un database all'altro significa di fatto cliccare un tasto export, salvare uno zip e importarlo da un'altra parte, e questa cosa si può anche automatizzare volendo, quindi rendendo semplice la parte di deployment. Dal punto di vista del runtime, va bene, l'abbiamo detto forse all'inizio di questa presentazione, Forms richiede o un plugin o Java Web Start, oppure c'è la modalità standalone, quindi diciamo non è proprio il massimo mandarlo in esecuzione. Oracle Apex invece basta un qualsiasi moderno browser o anche un browser su mobile, quindi funziona senza nessun problema. Dal punto di vista del device con cui erogare il prodotto, beh, Force nasce per ambienti desktop e direi che è solo desktop perché sfido a riuscire come dire, a utilizzarlo anche in altri contesti. Apex invece si adatta a qualsiasi tipo di dispositivo, quindi desktop, tablet, mobile, e la cosa importante è che lo si fa a zero costo, nel senso che l'applicativo, lo strumento di sviluppo, fornisce out of the box tutta una serie di temi, stili responsive che si adattano automaticamente al tipo di interfaccia. Quindi Angelo, no, giusto un attimo per Vai. fissare due punti interessanti, no? Quindi tu mi stai dicendo che passare da Forms ad Apex significa semplificare l'architettura, no? Quindi già butto via, no, un WebLogic, al massimo prendo, no, un Tomcat, no? Però, oppure se vado in cloud con Oracle basta che prendo il servizio L'autonomo database, database, esatto, automaticamente c'è già Apex, quindi non devo fare niente, no? Quindi già è corretto, una cosa. Non bisogna compilare niente in Apex, no? Scrivi, esatto. è già lì perché non c'è un sorgente compilato, ma tutto quello che io metto nelle pagine vado ad inserire delle righe su delle tabelle di metadati, non devo fare niente, Corretto. no? Quindi cioè, è tutto più semplice. E poi è tutto web, sia lo sviluppo che la fruizione, sia su tablet che su cellulari, che no, con una applicazione, adesso lo anticipiamo, responsive, quindi che è adatto per tutto, senza che uno si debba preoccupare di essere
un grafico oppure conoscere nessun tipo di linguaggio di presentazione sul web, quindi né HTML né CSS né JavaScript non è obbligatorio, non devi sapere niente. Quindi anche Io un vecchio programmatore Forms potrebbe in poco tempo riconvertirsi in uno sviluppatore Apex. Esattamente, e io vi condivido anche questa cosa. Io ho sempre odiato fare la parte front-end perché odio mettermi lì a scegliere colori, stili e quant'altro. Io odio lavorare con CSS, HTML e cose di questo tipo. E quindi quando ho trovato Oracle Apex sono stato a casa perché non devo fare nulla, fa tutto l'applicativo. Comunque dopo lo vediamo, non preoccupatevi. Ok, adesso siamo arrivati alla parte saliente poi del webinar, sono le 3, quindi direi che siamo nei tempi giusti, Roberto. Sì, sì, Quindi sì. adesso andiamo un po' con le demo. Prima però di farvi vedere la demo, vale la pena spiegarvi quello che andrete a vedere, cioè cosa abbiamo preparato per quest'oggi. Questo è lo scenario che adesso andiamo a mettere in opera. Allora, noi abbiamo preso una Autonomous Database Oracle in Cloud, lo vedete qua al centro, ok? Lo abbiamo fatto tramite il free tier, che è questa opzione che fornisce Oracle, ovvero di qualsiasi persona può come dire, sottoscrivere l'Oracle free tier, che praticamente sono tutta una serie di servizi che Oracle fornisce gratuitamente a qualsiasi persona che voglia fare un account e offre fino a 2 database, autonomous database se non sbaglio, quindi noi abbiamo preso uno di questi due, l'abbiamo costruito autonomamente, automaticamente già disponibile Apex o RDS, quindi non abbiamo dovuto fare assolutamente nulla. Poi abbiamo preso una macchina, abbiamo creato una macchina virtuale sempre nel cloud di Oracle, abbiamo installato prima WebLogic, quindi Fusion Middleware, e poi abbiamo installato Forms and Report. Quindi tutto quello che andate a vedere oggi è tutto nel cloud e l'abbiamo costruito ad hoc per la demo di quest'oggi. Naturalmente sulla sinistra vi faremo vedere qual è l'experience di uno sviluppatore Forms che quindi si collega alla stessa base dati dove si collega lo sviluppatore Apex, ok? Perché condividono lo stesso database. Invece sulla parte destra vedete quello che sarà l'experience invece di un utilizzatore finale che può decidere nell'ottica in cui Apex estenda Forms di utilizzare o le maschere Forms o le maschere Apex, ma sempre collegate allo stesso database, ok? Perché uno dei concetti su cui vogliamo stressare un po' oggi è il fatto che non bisogna buttare tutto, ma si può iniziare diciamo, in modo graduale ad estendere la parte Forms affiancando Apex, perché se il database è lo stesso è molto semplice. Allora, Ok, intanto quindi Angelo una cosa, no, su questa slide, cioè già è fantastico, no, se vuoi tornare indietro, sì, sì, ci sono. avere tutta l'architettura in cloud, che già questa sarebbe un'evoluzione per qualcuno, no? Perché come oggi mantenere on-premise, adesso ognuno ha le sue posizioni, non sarò io a in questo momento insistere, no, nel migrare un database dall'on-premise al cloud, però avere oggi, ad esempio, la database Oracle in cloud gestito da Oracle vi solleva anche in ottica, come dicevamo prima, GDPR, no? Immaginate il DPO che vi sta sopra e vi stressa con tutti gli aggiornamenti che dovete fare, e voi siete ancora alla versione 12 del DB che è fuori supporto, ma non avete mai migrato, perché migrare vuol dire non dormire per una settimana, no? Tanto chiunque faccia questo mestiere o un responsabile o un DBA sa benissimo che cioè, toccare una roba del genere. Poter già migrare il database, no, Angelo, in cloud e fare esattamente la struttura che hai fatto tu, cioè già farebbe dormire molto. E anche per quanto riguarda i costi di licenza, adesso le licenze del database Oracle in cloud sono decisamente interessanti. Adesso noi non vendiamo licenze, quindi approfondite con i vostri i commerciali Oracle, però poter beneficiare di un ambiente completamente in cloud per quanto riguarda il database ha tantissimi vantaggi sia tecnici ma anche economici. E poi chiedete ad Angelo, perché l'ho già detto prima, abbiamo vuol dire che l'ha fatto lui, come è riuscito a mettere in piedi un'architettura di questo tipo che è assolutamente robusta. Robusta perché Sì, è tutto nel cloud di Oracle. esatto, quindi magari tra di voi non ci sono solo sviluppatori, magari ci sono anche dei system administrator, dei DBA, magari l'hanno fatta l'installazione di Fusion Middleware e sanno benissimo che non è proprio, come dire, straightforward, no? Uso questa parola, quindi nasconde un po' di insidie, soprattutto quando bisogna interfacciarlo col cloud.
Se siete interessati comunque scrivetemi, perché mentre lo facevo con Roberto ci siamo detti documentiamolo, magari può tornare utile un giorno da condividere, perché può essere sicuramente di valore. Ok, quindi adesso andiamo alla demo, ma se volete, mentre la faccio vedere, potete navigarla da soli. Quindi se o andate all'indirizzo che trovate indicato sotto o inquadrate il QR code, che è ancora più facile, dovreste accedere a questa applicazione Apex, ok? Che di fatto è quella cosa che vedevamo prima. Quindi adesso, Consiglio il QR code perché sul telefono è bellina un bel po', così ok, vi rendete anche conto di come poter utilizzare un'applicazione Enterprise direttamente dal telefono. Adesso tanti mi dicono, ma perché io devo usare un'applicazione Enterprise dal telefono? Voglio inserire le fatture dal telefono? Magari le fatture no, però se volessimo autorizzare qualcosa, consultare qualcosa, non voglio anticipare niente, ma avere immediatamente disponibile l'ambiente senza, e già l'architettura è predisposta per, è veramente quando uno ce l'ha e qualche cliente sul quale abbiamo fatto un lavoro di questo tipo è soddisfatto, soprattutto quando deve fare attività di approvazione e richieste d'acquisto, allora avere tutto sotto mano con il telefono, anche se io ci accedo saltuariamente, è decisamente comodo. ok, allora io switcho adesso la modalità live. Allora, accendiamo la parte forums. Come vedete io uso la parte Angelo, standalone. scusa, c'è Vai. una Sì, domanda che ci fa la Fiorella e dice i vantaggi tecnici e economici ok, ma web e cloud comportano anche un'attenta valutazione dell'impatto cyber security e quindi la domanda è cosa offre da questo punto di vista Oracle Apex per essere attenti alla sicurezza? ok, ok, Allora, io qualcosina potrei dire. Allora, intanto avere come fornitore del servizio, come platform as a service, come PaaS, il database Oracle gestito direttamente da Oracle stessa, è una garanzia per quanto riguarda l'architettura. È una garanzia nella misura in cui uno si fida di Oracle, però io mi fido più magari di Oracle che mi gestisce il database del mio fornitore locale o del mio team interno perché Oracle di mestiere fa questo, ha un cloud che continuamente investe economia di scala per avere una sicurezza, alta affidabilità, disaster recovery, e più diciamo zone ridondate, no? Io posso avere una region, ne posso avere anche più di una, replicare, cioè posso mettere in piedi in base agli investimenti che mi posso permettere e alla delicatezza della cosa, no? Tutta una serie di attività. E questo a livello di architettura. Cosa Apex mette a disposizione? È chiaro che se uno sviluppa un software, il software lo deve fare sicuro, se ci sono delle falle di sviluppo non c'è architettura che tenga. C'è da dire che Apex è sicuro di default, nel senso che tutto ciò che io faccio a livello CRUD, cioè CRUD è un acronimo per dire la gestione dei dati, inserimento, modifica, cancellazione, eliminazione, fatto a livello base, viene fatto senza scrivere codice. Quindi il programmatore, è impossibile per un programmatore novizio sbagliare. È impossibile fare un applicativo insicuro se gestisce le cose con le procedure guidate di Oracle, perché Oracle non ti fa scrivere codice, è tutto in maniera dichiarativa e quindi da quel punto di vista si riesce a fare applicazioni sicure. Non vuol dire niente è sicuro al 100%, soprattutto se io sviluppo package in PL/SQL e quelli sono dei package che io ho sviluppato e quindi come qualunque software che si sviluppa è soggetto ad errore, no? E quindi è soggetto a revisione. E lì la strada e i consigli sono quelli di qualunque altro software, non è che Apex in quanto Oracle, in quanto PLSQL è migliore o peggiore di altri e quindi l'attenzione ci sarà sempre. Però avere un software in cloud gestito controllamente di Oracle che gestisce anche il denial of service, attacchi di cyber security, cioè tutto ciò che può essere una minaccia all'ambiente è una minaccia che viene fatta in un sistema che è gestito da Oracle stessa. Poi ci sono anche altre questioni.
Se io volessi usare il cloud, ma non voglio usare un cloud pubblico, Oracle mette a disposizione la possibilità di avere un cloud all'interno della propria LAN e quindi è non ricordo se si chiama Oracle at Customer. Adesso Carlo, se mi sai dire come si chiama, aiutami. Cioè, ci sono delle soluzioni, immagino a delle banche, immagino a tutta una serie di istituzioni che vogliono usare il cloud di Oracle ma non vogliono esporlo pubblicamente. È possibile avere all'interno della propria LAN tutta un'architettura in cloud di Oracle. Quindi da questo punto di vista ci sono molti punti di attenzione per dire se il database Oracle è sicuro. Apex, che di fatto Apex è il database Oracle, forse questa cosa non è passata, e non è passata perché si pensa, no, che sia un ambiente di sviluppo esterno. Oracle Apex altro non è che un database Oracle con delle estensioni ed è diventato C, Carlo, ma aspetta che prendo il nome. Allora, detto CNC, però un qualcosa. Ah, Cloud at Customer, giustamente. Eccolo qui, Cloud at Customer, quindi avere un cloud direttamente nella LAN dei clienti. Questo per dire, se il database Oracle ce lo avete in sicurezza e col cloud di Oracle aumenta perché affidate ad Oracle la gestione della sicurezza, l'estensione di questo database è l'ambiente Apex, quindi non dovete avere un ambiente terzo. Per qualcuno è un limite, per me invece questo è un vantaggio, perché sostanzialmente io ho una sola architettura da mantenere, solo il database, eventualmente con un application server per l'estensione ORDS e basta. Non devo mettere altri linguaggi in mezzo, tutta la sicurezza è solo del database. Il database è sicuro, quindi l'applicazione che, come già vi ha detto Angelo, sono dei metadati registrati all'interno di tabelle del database Oracle, è sicuro nei limiti del contesto, poi niente è sicuro al 100% di default e quindi poi l'attenzione alla sicurezza, che è una regola generale, prescinde insomma dalla soluzione che vogliamo mettere. Ok, io non aggiungerei altro, Roberto, anche perché la sicurezza è uno di quei classici temi che sono, quando si decide di affidarsi a un cloud provider, sono temi condivisi. Il cloud provider solitamente garantisce la sicurezza da tutto ciò che è dal cloud in poi, quindi l'infrastruttura, l'accesso ai server e quant'altro, e chiaramente penso che lo possano fare meglio di qualunque altro fornitore che gestisce un cloud, magari anche solo all'interno del proprio Sì, data sì. center, perché sono costretti per definizione a tutta una serie di direttive e quant'altro, quindi questo vale per Oracle, ma vale per AWS, vale per Azure. La parte di sicurezza che ci deve mettere il cliente è nella parte proprio da casa sua fino al cloud, e lì valgono tutte le regole di buon senso e di buona programmazione che valgono ma per Apex ma per qualsiasi altro tipo di linguaggi. Quindi, È vero, però se scegli Oracle, scegli il platform as a service, c'è anche il database ti viene gestito, mentre volendo sì. normalmente quando te scegli un cloud Amazon, nel cloud Amazon metti un server, nel server installi il database Oracle, quindi è a tuo carico la gestione, la sicurezza e l'aggiornamento del database Oracle o di un tuo fornitore e quindi ti stai facendo carico di una manutenzione che in questo contesto, se scegli platform as a service, quindi quello che Oracle chiama l'autonomous database, che è quello che ad esempio io uso, è Oracle che ti gestisce anche il database, quindi non solo a livello di infrastruttura, ma a livello anche di piattaforma. Poi per qualcuno questo è un vantaggio, non stiamo noi qui adesso, non ci interessa, questo è uno spunto che vediamo, per qualcuno invece no, e ognuno fa le sue valutazioni e poi decide come investire. Ok, allora andiamo avanti, sono già le 3:20, vorrei proprio riuscire a far vedere tutto, Roberto. Allora, quella che avete visto qua è un'applicazione Forms molto semplice, io l'ho un po' ripulita, ho tolto tutti i menu, l'ho voluta tenere la più semplice possibile, l'abbiamo costruita su uno dei database, scusate, uno degli schemi di gioco, di playground di Oracle, in questo caso è quello sulla Human Resources. C'è anche quello degli ordini che è molto famoso, l'abbiamo costruito su questo. Quindi se volete questo tipo di schema di gioco lo potete scaricare ed installare. Allora, quindi è una banalissima applicazione Forms, c'è una parte di login che avete visto prima magari. Io in questo caso mi sono loggato come Alice, ho fatto due utenti, Bob ed Alice.
quindi Alice, scusate, si è collegata. In questo momento stiamo visualizzando il contenuto della tabella degli impiegati. Quindi questa è una semplice maschera Forms dove ho messo la ricerca, dove abbiamo messo delle master detail, ad esempio Alexander James lavora in questo dipartimento, ha questo manager, insomma non vi devo raccontare nulla. Se avete sviluppato un'applicazione Forms sapete già di quello di cui sto parlando. Quello che voglio farvi vedere è quella possibilità appunto di integrare Forms con Apex e lo vediamo subito. Allora, facciamo che creiamo un nuovo dipendente. In onore di Roberto che è l'host lo chiamiamo Roberto Capancioni. Benissimo, benissimo. Capancioni. Oggi è il 24/01/2025. Metti uno stipendio alto, mi raccomando. È uno stipendio, ma sei comunque un IT, quindi purtroppo Roberto Ho capito, neanche quindi... lavorassi nel sales. come non detto allora, bene. Scusami, ho saltato il manager, mettiamo Alexander James, va benissimo. Guarda, ti metto in linea con la RAL, $5.900, Ma credo contento, siano, va benissimo, e se ne facciamo fosse. RK Pancioni @oracle.com. Numero di telefono per il momento non mettiamo niente. Salvo, ok, quindi abbiamo correttamente salvato il nostro record. Ora, quello che vedete in giallo, questi pulsanti che ho messo in giallo, sono tutti i punti di accesso ad Apex. Per cui se io adesso clicco su Employees, quindi voglio vedere questa stessa schermata, come me la farebbe vedere Apex, e quindi abbiamo collegato un'applicazione Apex a questa applicazione Forms, vedete subito, eccolo qua. Quindi se torno un attimo di qua, cliccando su questo pulsante, io mi sono loggato automaticamente all'interno della mia applicazione Apex in cloud. Questo è l'indirizzo che avete visto prima, quindi se voi navigate con quell'URL che vedevate prima, dovreste riuscire a vedere la stessa cosa. Io sono loggato come Alice, perché nel momento in cui ho cliccato il pulsante, mi sono portato dietro sia l'utente sia il ruolo, ed Alice è censita come amministratore. Ok, quindi questo è il primo punto. Quindi supponete di avere un'applicazione Forms che mostra certe cose, in qualsiasi momento mettete dei pulsanti e switchate dall'altra parte, e in questo modo chiaramente potete estendere quello che potevate far vedere prima. Quindi Angelo mi sta dicendo che da Forms, senza doverti riautenticare un'altra volta, si apre una pagina web dove tutte le tue credenziali di Forms sono presenti all'interno di un'applicazione Apex, è corretta questa cosa È lì? Senza corretto. dover rimettere nome utente, password, lui eredita esattamente tutto quello che tu hai nel Forms come utente. Questa è Esattamente. bellina questa cosa, quindi vuol dire che puoi estendere Forms anche con pezzi di Apex, visto che, no? Senza dover buttare all'inizio, no? Esatto. Chiaramente ipotizzate di mettere questi pulsanti ovunque, quindi laddove dovete stendere, ad esempio se io volessi cliccare qua, che è un pulsante contestualizzato sul record di Roberto Capancioni, magia, vado a finire esattamente all'interno della scheda di Roberto Capancioni. Questi sono dati che abbiamo appena inserito, quindi Roberto Capancioni, quindi sono le informazioni di testata, e poi qua potete mostrare le stesse informazioni che si potevano consumare da questa parte, le si può vedere anche di qua. Ok? Quindi questo è molto carino, perché in qualsiasi punto del vostro applicativo, se dovete estendere, è sufficiente un pulsante, contestualizzazione, e si va dall'altra parte. Ok, l'ho messo anche all'inizio, quindi appena loggato, se volevo accedere alla home, bastava cliccare qua ed ecco che mi portava alla home. Immagino che se avete fatto accesso con l'applicativo prima, dovreste vedere che questo contatore è salito di 1 perché Roberto è stato assunto adesso, quindi a gennaio 2025, e quindi è un nuovo impiegato in forza di questa Angelo, azienda. però un po' no, lo dobbiamo dire, questi programmatori Forms, cioè, ve la scordate una roba del genere? Cioè, quando ce l'avete in Oracle Forms un cruscotto bello come questo, no? Che potete avere in Apex direttamente leggendo gli stessi dati che avete in Forms. Quindi sono in tempo reale, leggono gli stessi. Esatto. Vogliamo fare una prova a cambiare, proprio per far vedere che non stiamo vendendo olio di serpente, quindi proviamo a cambiare questo stipendio.
Roberto si è dimostrato non all'altezza poi delle competenze È che sempre aveva, così, è sempre così. No, che aveva no, dimostrato, quindi lo cerco, Roberto, ok, Roberto Capancioni, vado in edit, abbassiamo un po' questo stipendio, quindi dopo la salary review, Roberto, sei andato a 5.400, pazienza. salvo, e Mm. teoricamente io da questa parte, se faccio un search e ricerco Roberto, scusate perché l'ho perso, eccolo qua, 5.400, quindi effettivamente Roberto è stato decurtato. Quindi cosa ho voluto far vedere adesso in modo molto veloce? La bidirezionalità. Quindi se per certe cose Oracle Forms mostra dei limiti, potete sempre pensare di dare ai vostri utenti, clienti, questa possibilità di switchare quasi seamless, quindi senza fatica, da una parte all'altra. Allora Roberto, quindi ora che siamo dentro Apex, però parliamo di Apex, quindi io adesso ritorno nella home e magari vi vorrei far vedere alcune cose. Per chi ha risposto che conosce già Apex, chiaramente queste sono tutte cose che chi già conosce, già apprezza, ma per chi non l'ha mai visto, magari vale la pena mostrare alcune cose che si possono realizzare. Allora, quella che vedete qua è una semplice dashboard, quindi dove abbiamo utilizzato quelle che si chiamano card, quindi immaginate di poter avere dei KPI o qualcosa che volete monitorare e di facile visualizzazione, e poi abbiamo tutta una serie di chart di diversa tipologia, penso che ce ne siano 20 o 30, quindi dal grafico a torta, grafico a linee, box plot, tutto quello che potete immaginare, ce ne sono un bel po', e noi abbiamo costruito questa serie di grafici appunto su quelle 3-4 tabelle dello schema d'esempio di Oracle. Ad esempio, se prendiamo questo come riferimento, cioè un grafico che mostra la distribuzione degli impiegati per dipartimento, e vogliamo magari cliccare su uno di questi dipartimenti per fare un drill down, vediamo che ritroviamo ancora Roberto Capancioni naturalmente, e vediamo che in modo molto semplice si riesce a aprire una finestra modale con una griglia, quindi con una cosa che in Forms si chiamerebbe una sorta di data block, che mostra tutti i dati prendendo come parametro appunto il dipartimento IT. Ok? Quindi questo permette, se magari avete una griglia, avete una maschera che monitora tutta una serie di sensori oppure di log di qualche sistema, potete costruire molto facilmente, perché sono banalmente delle query, e Apex vi fornisce la possibilità di fare tutta la parte rendering gratuitamente, quindi io non ho dovuto fare nulla per avere questo grafico. Mi è bastato scrivere la query dove fa la group by per department. Poi se volete ve lo faccio anche vedere. Tutto il resto viene da sé, quindi è Apex stessa che ve lo fornisce. Se volete, dicevo, fare un drill down, quindi andare in profondità, magari c'è qualche segnalazione di qualcosa che non vi torna, allora in questo modo si può andare nel dettaglio. Allo stesso Eh, modo, vai Roberto, se No, no, solo una interrompi cosa pure. volevo dire perché no, tu hai detto una semplice dashboard, no? E invece io volevo dire che spesso quello che per gli sviluppatori Apex o gli utenti Apex è una semplice dashboard, per i comuni mortali è un qualcosa di difficilmente raggiungibile. Allora, non dico Forms che non ce l'avranno mai, ma anche altri ambienti di sviluppo non è così semplice avere velocemente un cruscotto di questo tipo, e la gente cosa fa? Usa degli strumenti di business intelligence che fanno Corretto? questo e anche di più, per carità. Adesso non è che Apex è anche uno strumento di business intelligence, ci sono delle sovrapposizioni molto importanti, ma non c'è tutto. Però cosa c'è da dire? Che un prodotto di business intelligence, oltre ad essere, bisogna gestirlo, configurarlo e ha i suoi vantaggi, deve avere le sue architetture, le sue licenze, e quindi comporta un progetto specifico di business intelligence, che va benissimo, ma è un qualcosa che bisogna fare a parte. Avendo Oracle Apex, io posso mettere tutto quel reporting che magari va bene per l'80% degli utilizzatori, perché non tutti sono dei controller, dei consulenti all'interno che vogliono avere piena autonomia con un prodotto di business intelligence. Spesso alla gente serve un cruscotto, dei KPI, dei monitor, degli alerting, degli avvisi di un certo tipo.
Tutto questo è già compreso, lo si può fare tranquillamente, non bisogna avere dei costi di licenza per utente, lo si può diffondere a chiunque con le opportune autorizzazioni e sicurezze, questo diciamolo sempre perché Apex è un prodotto enterprise, vuol dire che io decido di far vedere quello che voglio a chi voglio secondo le sue autorizzazioni. Tutto quello che vediamo lo potremmo far vedere ad un utente, un altro arriva e vede la metà delle cose, o perché non è autorizzato nelle sezioni che vede, o nei dati, perché deve vedere solo i propri dati. Quindi non ne parliamo in questo momento, ma lo diamo per scontato. La sicurezza prima di tutto e anche la profilazione degli utenti, ma noi possiamo avere a costo zero scotti, ma non solo analitici, anche di dettaglio. Angelo vi ha fatto vedere il drill prima, cliccando da una parte compare un report. E un'altra cosa bellina, se magari riesci a farla vedere, e qui ho visto che non c'è, questo report è scaricabile, non si dovrebbe mai scaricare in Excel, ma lo vogliono fare tutti. È possibile in qualunque momento tutto ciò che viene messo in forma tabellare, è possibile scaricarlo o in PDF oppure in Excel, ad esempio. Adesso, se hai un esempio in Excel al volo, ad esempio, se qui non so quanti dati, no, l'Excel Allora, proprio, il terzo, ok, io non so se ce l'ho, comunque lo potete anche sperimentare da soli, nel senso che questa possibilità, allora ve lo posso solo far vedere, nel senso che io poi non ho Excel, o Ah, forse ma sì. lo potete fare anche, allora se non ce l'hai non Esatto, fa niente, oppure il PDF, fai vedere il PDF se ce l'hai. ok, guardiamo il PDF, che forse è più semplice. Va bene, Letterscape, va benissimo il desktop. Eccolo qua. Quindi questo per dire che a livello sia di reporting analitico che operativo di dettaglio, lo strumento offre tantissime possibilità integrate, insomma, nell'architettura di Apex. Ok, allora torno un attimo indietro, quindi dicevamo chart a volontà, quindi quelli che volete. Adesso qua io ne ho costruiti ad esempio 5. Anche la modalità con cui vengono presentati, ad esempio, adesso sembrano banalità, ma non lo sono per se uno fa sviluppo front-end, la capacità con cui si adatta automaticamente la soluzione, ve lo faccio vedere, eccolo qua, cioè questo tipo di lavoro chiaramente non è stato progettato da me perché ho disegnato o hard codato e gli ho detto guarda estenditi per, che ne so, 300 pixel, è tutto fatto in automatico e per chi viene da un ambiente di sviluppo come Forms, sapere che tutta questa parte di front-end, comunque di valore, è già tutta gestita dalla piattaforma, beh, è tanto, almeno dal mio punto di vista è tanta roba. Un Ok? esempio di tipo cellulare riusciresti a far Sì, vedere? sì, ce l'abbiamo. Vediamo come viene, no? Almeno. F12, vediamo subito. Ok, proviamo a prendere l'iPhone o un tablet, prendiamo un tablet, l'iPad mini. Ora, questo è se fosse un iPad mini. Ok, quindi io se avessi un iPad dovrei vedere una cosa di questo tipo e quindi anche il resto, quindi so, la griglia di prima vedrei una cosa di questo tipo. Senza fare alcun tipo di sforzo, ok? Non ho dovuto pensare a come progettare, ad esempio, come sono, tra virgolette, costretto a fare in force, quindi andando qua a spostare oppure a definire la proprietà, quindi qual è la dimensione di questo campo, lo fa, si adatta automaticamente no scusate, questo, lo fa automaticamente Apex. Torniamo di qua, ok? Vado avanti nella carrellata, così vediamo un po' tutto quello che abbiamo preparato. Quindi questa è la home page, quindi card e chart. Poi andiamo a vedere la parte degli employees. Allora, quella che vedete qua è forse una delle cose che esiste dalla versione del 2004 di Apex, che sono quelle che si chiamano Interactive Report, cioè, e sono molto simili ai data block di Forms. Quindi, in modo molto semplice, in modo dichiarativo, si può costruire una pagina web partendo ad esempio avendo come riferimento una tabella o una vista, in questo caso ho preso la tabella degli impiegati, così come avevo fatto in Forms, ok? E automaticamente
facendo avanti, avanti, avanti con il wizard, ok, settando opportune proprietà, io ho, out of the box, ho questa display con queste griglie in automatico, con la possibilità di personalizzarla, quindi scegliendo le colonne che voglio mostrare, costruendo dei filtri, come vedete qua, ad esempio qui avevo già precostruito un filtro, l'avevo messo a disposizione, ma volendo ne posso definire quanti ne voglio. Ad esempio questo filtro, se abilitato, mi consente di vedere gli assunti negli ultimi 5 anni. Okay? Se tolgo il filtro, chiaramente vedo tutto. Poi c'è la possibilità di mettere degli ordinamenti, di aggregare dei risultati, creare delle colonne con dei valori calcolati, addirittura fare delle query flashback. Cancellate un record, vi siete sbagliati, volete sapere com'era 10 minuti fa la situazione, purché il database Oracle chiaramente sia settato nel modo giusto, lo potete fare, ok? Ah, questa cosa E qui mi ha salvato la vita più di una volta, il io l'ho flashback dovuto fatto fare così. arcodato, ma anche a me ha salvato la vita più di una volta. Perché è vero, adesso se c'è qualche sviluppatore Oracle, è vero che lo potete fare in Oracle con le opportune query, quindi fate una select a series as of, no? E c'è quindi una Esatto. sintassi opportuna per farlo. Però qui lo avete all'interno dell'applicativo, lo può fare l'applicativo. Quindi che succede? Io ho cancellato dei record per sbaglio, qui gli ho detto tornami indietro a 10 minuti, lui mi ha fatto rivedere tutto quello che avevo cancellato, l'ho riscaricato in Excel, come prima ha fatto vedere Ottimo. Angelo, e ho recuperato le informazioni, insomma, poi le ho dovute rimettere, però altrimenti le avrei perse. Quindi tanta roba. Poi dicevo, se volete creare personalizzazioni a livello di il dato che viene mostrato, ad esempio, io qua avevo impostato quelli che si chiamano control break, cioè una separazione per dipartimento. Se lo tolgo, ok, vedo la lista completa. Ad esempio, potrei creare un altro control break, quindi un altro separatore basando sul job, magari suddividendo i record in modo visivo su quello che è il loro job. Lo facciamo perché tanto costa poco, quindi control break, lo faccio su job e lo abilito già. Eccolo qua, accountant, accounting manager, administration Un po' assistant. come i subtotali dell'Excel, no? Così, quindi raggruppi Esattamente. per... E la cosa carina è che volendo li potete accendere, spegnere con una facilità estrema e li potete anche già precostituire, quindi se siete amministratori come nel caso di Alice, li potete definire, poi potete salvare questo report, quindi avete definito la struttura del layout, così tutti gli utilizzatori finali poi ne possono beneficiare. Ad esempio, se io volessi congelare questa situazione perché mi piace e lo facciamo, io lo salvo come report primario, lo salvo. perché non sei loggato come sviluppatore in questo momento, non te lo fa fare. Può darsi che sia quello, sì, Però lo altrimenti puoi salvare come report privato, così va bene. è Facciamo uguale, dai. finta, ok, va bene, lo facciamo vedere magari un'altra volta. Comunque io potrei salvare queste impostazioni in modo tale che navigando, qui sono switchato adesso come lo vedreste voi, quindi questo è quello che dovreste vedere voi se vi siete loggati prima col QR code, dovreste saltarvi fuori qua già tutta una serie di prefiltri che qualcuno magari vi ha già preparato. Questo è molto carino perché switchando da un report all'altro potete andare ad abilitare, accendere e spegnere determinati filtri. Eh, La cosa bella di questa cosa è che gli utenti possono poi farsi delle proprie personalizzazioni. esatto. E dov'è che è comoda? Io l'ho vista comoda su qualche cliente che ho, soprattutto quando uno ha un report dove ci sono 20-30 colonne, no? Anche di più, che non riesce a mettere tutte quante all'interno della stessa scheda. Quindi magari a te servono solo 10 colonne, però ad un altro utente servono le altre 10, quindi ognuno ha le sue necessità e le sue preferenze, allora ognuno autonomamente, senza che disturbano l'IT, per chiedere dei report, perché prima cosa si faceva? Chiamavano l'IT e dicevano mi serve un report con queste Perché 5 dici colonne. come si faceva? Come si fa? Come si fa? Come si fa ancora? È vero. No, Si scusa, faceva si perché apre i un miei ticket. usano Apex e non lo chiedono più. ah, Non lo chiedono più. E quindi sono quelli che hanno fatto il corso anche perché questo report interattivo va un attimo, bisogna spiegarlo e va padroneggiato un po', però chi lo capisce poi è assolutamente autonomo perché di 30 colonne si salva le sue 10,
oppure in un contesto se ne salva 10 e in un altro contesto se ne salva altre 10. Se le ordina in un certo modo, se le filtra in un altro modo e quindi si può creare autonomamente dei report diversi a suo uso e consumo senza disturbare l'IT. E questa per l'IT è il paradiso, no? Quando l'utente non ti chiama, quindi è una cosa apprezzatissima. Ok, visto che mancano 20 minuti, Roberto, cerco di finire la carrellata, magari andrò un po' Ok. veloce, ma solo per darvi, diciamo, qualche snapshot, qualche emozione, chiamiamola così. Allora, proviamo ad andare un attimo ad esplorare alcune delle caratteristiche che offre Apex nativamente. Ad esempio, qua ho costruito una query gerarchica per mostrare, ad esempio, i rapporti di gerarchia fra un dipendente e l'altro, ok, tra un impiegato e l'altro. Questo l'ho fatto semplicemente definendo una query dinamica e utilizzando e dicendo di utilizzare un componente nativo che si chiama tree o tree view, non mi ricordo, e poi, come vedevate prima, questi nodi sono chiaramente linkabili e quindi si va e si contestualizza come lo vedevate prima. Prima vi ho fatto vedere come editare, come modificare un record uno alla volta, e quindi questa è una delle possibilità, quindi cliccando su un pulsante vi apre tutte le opzioni del record e poi si può decidere di eliminarlo o di salvarlo, ma se volete operare su più record contemporaneamente, ok? Apex offre una modalità chiamata griglia dove potete andare direttamente a modificare più di un record, quindi senza entrare in una finestra modale di modifica, ma andando direttamente qua. È un po' simile a come si fa su Forms questa. Devo riconoscere che questa è paro paro a come io agirei se fossi in Forms, quindi senza aprire un form di dettaglio. Andiamo avanti. Altre funzionalità native sono ad esempio la possibilità di avere tutta una serie di visualizzazioni come queste, ok? Come le avevate prima, in modalità cards, quindi linkabili, anche questa volta cliccando si apre una maschera per la modifica. Esiste la possibilità di filtrare con quelle che si chiamano facet, che è questo componente stile Amazon, ok? Quando si va su un sito come Autoscout 24, ok? Questi filtri preimpostati che permettono di appunto di andare a definire meglio il sottoinsieme di elementi che voglio andare a vedere. Apprezzatissimi, questi gli utenti li amano perché sono intuitivi, quindi si capisce subito quello che devono Se hanno fare. acquistato una volta su Amazon, immagino ormai tutti, sì, sono molto carini. Eh, Apex offre già anche Vetrina. l'integrazione nativa, ad esempio, con OpenStreetMap, quindi se dovete mostrare qualcosa che ha a che fare con delle mappe, adesso qua, ad esempio, ho voluto fare un mix, queste ad esempio sono le location dei dipartimenti, anche qua funziona quello che vedevate prima, quindi se io voglio contestualizzarmi e filtrare solo quelli della Gran Bretagna, vedrò solo questi due. Chiaramente queste due posizioni hanno un tooltip e cliccando apro una maschera modale e posso andare in modifica. Ok? Per i più Vado. tecnici dico che con un pizzico di lavoro, ma neanche troppo impegnativo, anche gli shapefile, perché so che tante aziende hanno gli shapefile Mm, con tutta una serie di dati interni, potrebbero essere mappati dentro a un tipo di dato nativo di Oracle dell'SDO Geometry e sì. potrebbe essere visto all'interno di queste mappe. Quindi non solo dati georeferenziati, ma avete un vostro patrimonio con dei file, degli shapefile, insomma avete un ArcGIS, un qualcosa, bisogna fare un progetto insomma, di migrazione, però poi potreste vedere, per quello che vi interessa, quegli shapefile direttamente all'interno delle mappe. E questo è stato apprezzato da più di un ufficio che aveva questa necessità di integrazione. Ok, vado avanti Roberto. Questo è per mostrare delle funzionalità sempre di griglia, ma dove ad esempio sono andato a definire degli highlight, quindi ho deciso di evidenziare ad esempio i dipartimenti, anzi quei ruoli dove non c'era turnover, quindi dove in passato non ci sono stati cambi di ruolo. Questa è una maschera master detail, quindi a conferma che anche su Apex si possono definire tutta una serie di finestre simili a come in Forms, quindi in questo caso ad esempio ho preso
il ruolo, ad esempio, prendiamo i programmatori, che sono quelli che hanno il turnover maggiore, quindi è proprio un caso reale questo che stiamo facendo vedere. Quindi vedete che impiegati correnti 8, e se vedete qua sotto fra i current employees ne vedo esattamente 8, ok? E in quelli del passato, quindi mi sposto di qua, vedo quelli che hanno assunto questo ruolo nel passato. Quindi questa era per far vedere la funzionalità master detail. Ancora chart, qui ne ho deciso di far vedere degli altri, ma di fatto nulla aggiunge a quello che abbiamo già visto prima. E visto, Roberto, che siamo nell'ultimo quarto d'ora, direi di dedicarlo, anche perché vorrei lasciare un attimo di spazio, eventualmente qualche domanda, alla parte del workflow, se sei d'accordo. Sì. Anche perché dobbiamo tornare al Forms, no? Quindi parlavamo di Forms e Apex, quindi come potremmo integrare Forms con Apex anche per quanto riguarda una funzionalità nuova, nuova perché non la fa nessuno, che è quella del workflow. Il workflow, come sapete, sono i flussi autorizzativi, in tutte le aziende si fa con la carta, non dite che non è vero, c'è chi dice di no, di sì e chi mente. No, al Ci sono massimo dei diranno software che lo anche fanno sulla già carta. anche sulla carta, ma la carta deve sparire, cioè la carta non ci deve più, è su un'azienda nel 2025, cioè non è possibile far firmare qualcosa. Ci sono dei software che fanno delle richieste d'acquisto, chi ha SAP, no? Loro si fanno grandi perché hanno questo workflow, cioè il workflow di richieste d'acquisto di SAP sembra che abbiano inventato chissà cosa, è il primo esempio che potresti fare in Apex, quello più semplice che ti fanno fare i primi 10 minuti per capire un po' come funziona l'ambiente. Però nel senso che ci sono già dei software dedicati per fare delle cose, Apex in maniera, e adesso Angelo ve lo fa vedere, grafica, vi permette di implementare dei workflow. Forse diamo per scontato cosa significa workflow. Workflow è qualunque flusso dove a me serve una firma. Cioè io devo comprare una penna, mi serve che il mio capo me la autorizzi, quindi lo devo far firmare. Se invece di comprarne una ne devo comprare due, devo fare due firme perché magari il prezzo è troppo alto e quindi c'è tutta una logica autorizzativa, condizionale, dove alcune cose sono manuali perché serve un'approvazione manuale, alcune cose sono in automatiche perché nel momento in cui ho un'approvazione deve scaturire un flusso che può essere un flusso deterministico e già definito a livello di logiche del sistema informativo. Quindi io posso trasformare un flusso che normalmente ci vuole una settimana perché nella manualità e nella operatività manuale delle persone, questo è il tempo che ci vuole, lo posso automatizzare completamente o automatizzando tecnicamente qualora la cosa possa essere fatta in automatico o velocizzando il flusso approvativo quando è richiesta un'attività umana, però la si fa e qui è comodo un applicativo che si trova sul cellulare, perché a me arriva una notifica sul cellulare, so che devo approvare una richiesta di acquisto, sono fuori, apro il telefono e dico approva la richiesta, rifiuta, oppure chiedi un chiarimento, oppure delega a qualcun altro, oppure fai tutte quelle attività che sono la normale conversazione tra una fase e un'altra approvativa per arrivare a prendere una decisione. Quindi Apex lo fa e quindi questa è una gran cosa. E la cosa bella è che una volta che Angelo vi avrà fatto vedere come, si può estendere questa funzionalità ad applicazioni Oracle Forms che esistono già, perché potrebbero essere estese con una parte di Apex che va ad aggiungere funzionalità a Forms senza modificare assolutamente un applicativo Forms. E vediamo adesso cosa ci fa Esatto. vedere Angelo. Allora, abbiamo pensato a questo scenario, quindi questo chiaramente è uno schema costruito su impiegati, dipartimenti, ruoli e quant'altro, quindi ci siamo immaginato e abbiamo creato una tabellina che si chiama richieste, che sono le richieste qualsiasi che possono provenire da un impiegato, la faccio vedere, che possono essere, ad esempio, io scelgo che Daniel Green ha bisogno di chiedermi, anzi è malato, quindi deve chiedermi anzi no, deve andare in vacanza, ok? Quindi la ragione è vacanza e deve andare in vacanza, non so, dal 29 al 30 di gennaio. La salvo solo, ancora non la mando in esecuzione, perché prima voglio farvi vedere cosa abbiamo immaginato. Allora, noi abbiamo ipotizzato uno scenario semplicissimo di un workflow
Per cui adesso dovrebbe essere abbastanza chiaro, almeno provate a seguirmi almeno velocemente per come l'abbiamo definito. Nel momento in cui una richiesta viene sottomessa, cosa che io ancora non ho fatto, perché ancora non ho cliccato submit, ok? Quello che viene fatto è che la richiesta passa nello stato draft a submitted, ok? Poi viene automaticamente valutata. Se la richiesta supera un giorno, e io se non sbaglio sto chiedendo 2 giorni di ferie, dal 29 al 30, ok? Allora, se è più di un giorno, la richiesta deve passare attraverso un processo autorizzativo e quindi vuol dire che c'è una persona che deve dirmi approva o nega, ok? Una volta che questa persona ha eseguito questo task, e poi vediamo come lo fa, se approva bene, quindi ci sarà un cambio di stato, invece se invece la rifiuta, va nello status rejected. Da qui chiaramente poi si va allo stato finale. Ero andato subito per la parte quella più lunga. Invece se la richiesta è di un solo giorno, la richiesta è semplicemente approvata. Quindi adesso li vediamo tutti e tre i casi. Quindi qua ho preparato un caso di una richiesta di 2 giorni e adesso la mandiamo in esecuzione. Quindi quello che mi aspetto è che la richiesta vada in uno stato pending, ok? Perché necessita che qualcuno dia un'approvazione. Eccolo qua. Adesso è stato molto veloce, ma in realtà quello che è avvenuto è che ha già fatto, e lo posso far vedere da qua, perché qua io riesco a vedere sempre in che stato si trova il workflow, ve lo faccio vedere qua. Quindi la richiesta è partita, è stata sottomessa, quindi c'è stato un cambio di stato, poi è stato valutato se era superiore a un giorno, era superiore a un giorno, per cui adesso la richiesta si è fermata in attesa di un'approvazione manuale. Il grafico che vedevate sotto, in questo momento, vedete la parte verde evidenziata, è perché in questo momento ha eseguito questa parte e quindi è arrivato qua. Io chiaramente qua adesso sto facendo accesso come un utente con con un ruolo da amministratore, quindi riesco a vedere tutto questo, ok? Ma in teoria questa parte la si può anche nascondere. Quindi se io mi metto nella prospettiva di una persona che o sta sottomettendo o sta richiedendo, in questo momento vedrebbe una cosa di questo tipo. Chi può invece autorizzare, si può creare qua una maschera di visualizzazione dove si vede appunto la richiesta, in questo caso la richiesta di ferie di Daniel Green, e io posso decidere se approvare o rigettare. Quindi in questo caso decido di approvarla. Se torno nell'elenco delle richieste vedrò che è approved. Ok? Se torno indietro e vado a vedere quello che vedevamo prima, vedrete che il workflow si è chiuso positivamente perché dopo che è stata approvata è andata a finire, è andata in fondo, ok? Ora La cosa facciamo, bella, Angelo, è che se quell'informazione ce l'avessi in Forms si vedrebbe che la richiesta è stata approvata. Quindi, esatto, senza aver modificato l'applicazione Forms, noi avremmo un flusso autorizzativo in Apex che ha impatto direttamente sull'applicativo di partenza. facciamo anche l'esempio contrario, giusto perché mi sembra corretto, quindi dal 29 al 31, addirittura 3 giorni, io faccio addirittura faccio la richiesta, magari sono un manager, vado a visualizzare nel calendario, vedo che ci sono già troppe persone in assenza, ad esempio 2 vacanze, quindi questa che è ancora in attesa di approvazione di Dan Lee, decido purtroppo devo rigettarla, quindi adesso si trova nello stato under review e io purtroppo decido che sono costretto a rifiutarla. Quello che vedete appunto è che va in stato rejected. Torno nel workflow, voglio andare a monitorare la situazione, vedrete che si è chiuso positivamente, ma questa volta si è percorsa questa parte del grafo, chiamiamolo così, comunque del workflow, e quindi purtroppo è stata rigettata. L'ultima prova, e poi lascio lo spazio alle domande, se faccio una richiesta di un solo giorno, quindi Anthony Cabrio, medical appointment, ha bisogno lunedì di un giorno di assenza, vedrete che questa richiesta viene automaticamente approvata. Vediamo se è vero. Wow, dovrebbe essere così, approved, vediamo se è vero. Sì, perché vedete qua, lo vedete qua, ok, more than one day false, quindi è andato richiesta approvata direttamente, ok? Quindi qua abbiamo visto un workflow funzionante, tra l'altro costruito in maniera visiva, perché se vedete qua
io non mi sono messo a cablare della logica all'interno, non so, del PL-SQL o all'interno di un trigger form. L'ho costruito graficamente in questo modo e sfido a valutare un altro tool perché in questo modo è già autodocumentante, non avete neanche bisogno di fare documentazione, perché nel momento in cui dovesse arrivarvi una richiesta di modifica, e lo si può fare, ok? Voi aprite questo workflow e vi mettete assieme all'utente di business e lo andate a modificare e non c'è bisogno neanche di star lì a spiegare cosa faceva, perché basta prenderlo in mano, vedere come è costruito ed è autoesplicativo. Ok? Ma una volta modificato, poi per i vecchi che succede? Bene, grazie per la domanda. Vedete qua a fianco che in questo momento è attiva la versione 1.3, quindi all'utente è completamente nascosta quale versione sta utilizzando, forse è riportata da qualche parte, però laddove dovessimo introdurre un ulteriore step, perché so che questo è un aspetto che magari preoccupa nel momento in cui c'è un workflow definito con 30 step, devo fare una modifica perché devo raggiungere un 31esimo, allora non è che tutti i workflow precedenti pendenti saltano, continuano a funzionare, quindi arriveranno alla maturazione o a scadenza naturale con la loro versione 1.3, mentre tutti quelli nuovi che magari verranno definiti con versioni successive possono coesistere. Quindi potete stare tranquilli che più versioni del workflow possono eventualmente coesistere, perché naturalmente se non si sono concluse devono raggiungere la loro fine naturale. E chiunque abbia fatto da codice, come è capitato anche a me, un qualcosa a mano senza beneficiare di questi tool, sa che è un inferno una roba di questo tipo. Se te Posso sei riuscito confermare perché dopo anch'io l'ho mesi a fatto a fare un mano. qualcosa e il cliente ti dice guarda mi fai questa modifica qui e non ti fai sentire per 12 no, settimane perché hai paura a toccare il codice perché pure che si rompa tutto. Qui non c'è più un problema di questo tipo. Direi che siamo arrivati alla fine, Roberto, perché io penso, anche perché Beh, siamo attorno alle sì, beh, abbiamo 15:56. intanto, no, siamo sicuramente in linea con i tempi previsti, che era un'ora e mezza di, appunto di webinar. Se qualcuno, non siate timidi, ha delle domande da fare purché non siano scomode, fate pure, e così insomma cerchiamo di, se avete qualche curiosità, di... Ecco, allora c'è qualcuno no, che ha... non c'è. Bene, vuol Vabbè, dire che se non abbiamo c'è, convinto. cioè, o avete capito tutto o non avete capito niente, quindi una delle due, quindi non ci sono mezze misure. Comunque, spero che sia passato un messaggio. Innanzitutto, il messaggio è quello di dire Apex è, secondo me, la naturale evoluzione di Forms. A tal proposito cito una referenza, poiché ne abbiamo parlato e quindi sono contenti di apparire, no, per questa cosa. Tutto quello di cui oggi vi abbiamo parlato, io nel mio caso specifico ho un cliente che già diversi anni fa, e di cui qualcuno so che sta partecipando a questo webinar, cliente a Italia Marittima e la persona che qualche anno fa, Mauro Giacomello, responsabile IT aveva la necessità di effettuare delle migrazioni, degli ulteriori sviluppi, quindi si trovava nella soluzione di dire con cosa vado ad estendere inizialmente per ulteriormente migrare fino a dismettere, perché poi no, la migrazione può essere anche un qualcosa di continuo. E a quel tempo, parliamo di almeno 3 anni fa, quindi pensate da quanto tempo la gente no, prende in considerazione Apex. Tra le varie, l'idea era il .NET, altre attività, il PHP, no? C'erano cioè, tutto ciò, no? Angular per il front-end con Java, no? Cioè, ognuno si trova a dover fare delle scelte, anche perché se poi scegliete i fornitori, ogni fornitore giustamente vi propone quello che sa fare. In Italia Marittima c'è un team interno di sviluppatori che sono sviluppatori che sviluppano in Oracle Forms e quindi l'idea era anche capire come poter andare in un'altra tecnologia. Hanno preso in considerazione anche Apex e con me hanno fatto un percorso di formazione che è iniziato qualche anno fa, dove noi abbiamo fatto diverse edizioni e stiamo ancora continuando per altre attività di formazione con Apex, e quindi loro, avendo un team di sviluppo interno, hanno voluto imparare
la tecnologia e capire cosa c'è, e sono stati soddisfattissimi, sono riusciti ad implementare, diciamo, tutto quello che oggi abbiamo visto. Adesso io non so nei dettagli, ma abbiamo parlato di integrazione per quanto riguarda gli utenti, abbiamo usato dei token, quindi la parte che avete visto all'inizio, quando da Forms si va automaticamente in Apex, è stato oggetto del corso e quindi è stata implementata. Loro sono stati, penso, tra i primi ad usare il workflow di Apex, perché abbiamo fatto un corso insieme facendo vedere sia il workflow che avete appena visto, che è un workflow nativo all'interno di Apex. Oggi non ne abbiamo parlato, ma esiste anche un altro prodotto, che è un prodotto open source sviluppato in Apex, che si chiama Flow for Apex, che permette lo stesso di fare applicazioni con dei flussi di lavoro, addirittura con un grafico con notazione BPMN. Adesso, per chi sa cos'è, mi fermo qui, per gli altri non approfondiremo in questo momento, però è una modalità di creazione del workflow in maniera grafica, che in letteratura insomma è ben usato anche da studi tecnici, che oltre a permettere una documentazione di un certo tipo secondo lo standard, poi va ad implementare a tutti gli effetti il tutto. E quindi da questo punto di vista loro lo hanno già messo in piedi diversi anni fa, e quindi sono soddisfatti per quello che hanno fatto. Tant'è vero che quello che era un dubbio iniziale è stato fugato inizialmente, e attualmente non è più in discussione eh, la tecnologia che va a seguire il Forms, ma anche perché, ma questo lo avrete già capito, tutti i package PLSQL che voi avete, o le procedure, le funzioni, tutto ciò che voi avete scritto nel database Oracle in Forms, quindi chiaramente che non si trovano, non la logica che è dentro alle forme, che la dovete comunque migrare in qualche modo, ma tutto quello che avete nei package è riutilizzabile esattamente com'è, perché oggi non ne abbiamo parlato dal punto di vista dello sviluppo, perché non era una sessione tecnica per i sviluppatori, ma Oracle Apex riesce a prendere proprio quei package, e anche in maniera dichiarativa, se sono delle API fatte appositamente, API vuol dire delle funzioni e procedure che sono delle interfacce per la gestione del dato, mettendo dei parametri sia in ingresso che in uscita, riesce in maniera dichiarativa a leggerli e a mandarli in esecuzione. Ci Allora, sono due domande, Roberto. sì. Allora, so che esiste un convertitore Forms in Apex, funziona? No, non funziona. Tant'è vero che Oracle lo aveva consigliato all'inizio, adesso lo sconsiglia, perché migrava in XML la form e poi bisognava riadattarla. Il tempo per riadattare questa forma che era stata fatta era talmente alto, con tutta una serie di insicurezze, che alla fine hanno detto abbandonate e rifate, ma anche perché creare da zero una pagina Apex è veramente semplice. Cos'è complicato? Come in tutte le applicazioni, fare le logiche di business, no? Creare i flussi, ma se tutte queste cose le avete già in Forms, dovete copiarle dall'altra parte. La parte grafica della pagina, una volta capito come funziona, perché adesso quando noi diciamo semplice non vuol dire che è banale, va imparato, ci sono dei pattern da capire. Cioè, adesso sia io che Angelo sono anni che ci lavoriamo, cioè, c'è un modo semplice di fare delle cose, un modo più complicato, c'è un modo per mettere le pagine in una maniera funzionale e uno meno funzionale. Quindi, come tutte le cose, è un mestiere, però è un mestiere dove ti concentri sulle funzionalità, gli aspetti funzionali, le logiche e i problemi di business, e non passi ore a scrivere il menu a tendina, non passi ore a dire perché non appare la voce di menu, oppure a fare un debug del codice che è per la presentazione di un dato, oppure ha un cross-site scripting e quindi ti devi no, fare dei test unit per essere sicuro che non ti possano bucare il sito, oppure che ti vanno a mettere un parametro sulla URL e quindi vai a vedere un dato non autorizzato. Il 90% delle cose, degli errori che fanno i programmatori, non solo novizi, ma anche medi che non sono esperti, in Apex non li puoi fare, perché di default lui ti impedisce di fare errori di questo tipo e ti concentri su delle logiche di business. Allora, poi cos'è? Confermo quello che Roberto ha detto. Sonia, grazie Sonia, è l'Italia Marittima, giustamente ha confermato che stanno lavorando e hanno lavorato sul prodotto, e quindi è sicuramente, se qualcuno
è indubbio su dove andare dopo Forms. È chiaro, se voi avete dei fornitori e vi fidate di fornitori, sceglierete quello che dicono, però metteteli in discussione, o perlomeno metteteli davanti alla presentazione come questa, che tanto noi renderemo anche tra un po' pubblica, e quindi dite adesso, giustificate tutto quello che loro hanno detto e mettetelo in discussione dicendo che quello che fate voi è meglio. È meglio per noi, non per voi. Per voi è meglio sicuro perché fatturate. Però l'interesse deve essere salvaguardare un investimento dal punto di vista dell'azienda. Apex ti permette di salvare l'investimento perché? Perché abbiamo detto prima, Apex in realtà è il database Oracle e in un'azienda il database è l'asset più importante. Il database non si cambia in azienda. Il linguaggio di programmazione si cambierà ogni 5 anni, il front-end ogni 2, ma il database rimane 10 anni, 20 anni. Dire vado in Apex significa rimango nel database Oracle. Questa è l'informazione più importante. Poi, quel database Oracle lo voglio usare con Forms, voglio fare anche un'applicazione in Java che legge il database Oracle, voglio fare tutto quello che mi pare, ma Oracle è anche Apex e quindi in qualunque momento tutto quello, come avete visto adesso, tutto quello che è fatto in Forms lo leggo anche in Apex. Volete fare il vostro applicativo Java sul database Oracle? Lo leggo anche in Apex. Ho la possibilità di estenderlo con tutte le funzionalità che oggi abbiamo visto. Allora, io Angelo, non lo so, mi fermerei qui. Siamo Sì, arrivati, abbiamo... no? Sono le 4:05, quindi penso di aver raggiunto anche un certo orario. Rispettiamo i tempi. E ultima richiesta di domande, se avete qualcosa, altrimenti niente. Come ci potete contattare? Allora, ci potete contattare o su LinkedIn, tanto i nostri nomi ci sono, oppure sul mio sito capancioni.com c'è una richiesta di contatto. Se vi interessa, anche il link, Angelo ha detto prima che lui ha un GitHub, quindi se volete avere il link Sì. del GitHub ve lo mettiamo a disposizione, basta che ci contattate, approfondimenti su quello che abbiamo detto e poi se volete professionalmente contattarci per avere una consulenza su un qualcosa, siamo contenti, ma se anche avete solo delle curiosità, siamo comunque felici di rispondere perché è chiaro che per avere dei clienti bisogna prima avere della gente che si fida di quello che fai. Quindi in questo momento per noi è importante, c'è anche una domanda, far capire che questa cosa la facciamo di mestiere, siamo bravi, lo abbiamo già fatto, sicuramente lato Apex, lato Forms, i bravi magari siete voi, e quindi si può collaborare insieme per fare dei progetti in un'altra realtà dove c'è uno sviluppo interno, ad esempio stanno chiedendo aiuto perché la migrazione è grande, quindi chi deve migrare magari ha molte forze da migrare, quindi dice sì, noi iniziamo, però magari avere qualcuno che ci dà una mano, oltre a migrarle, magari impostando anche una modalità di lavoro, ma al di là della modalità di lavoro, quale pattern usare in Apex? Per pattern intendo come creare queste pagine, come creare il modello di navigazione, come integrare i menu, cioè, le autorizzazioni, gli utenti, cioè come omogenizzare anche tutta una serie di cose. Quindi, a prescindere dalla migrazione in sé, c'è tutto un discorso che si può fare a monte, quindi, bene o male, noi l'abbiamo già fatto, se qualcuno è interessato, noi ve la raccontiamo volentieri. Allora, mi pare che c'è una domanda, forse, visto, ma no. Ci sono dei libri? No, mi sa che non vedo niente. Se c'era una domanda io l'ho persa, quindi... Bene, allora a questo punto io mi fermerei qui, vi ringrazio, siete rimasti praticamente tutti fino alla fine, quindi vuol dire che un certo interesse c'è stato. Noi continueremo una periodicità da definire, poiché comunque l'impegno per mettere in piedi un webinar di questo tipo non è poco, però abbiamo intenzione di continuare perché è una richiesta che c'è, più di una persona ha necessità di sapere come usare non tanto Apex, come migrare i propri software. Oggi abbiamo parlato di Forms, continueremo anche con Forms, magari anche con altri ambienti, però la destinazione sarà sempre Oracle Apex, perché è un prodotto sul quale crediamo, Oracle ci sta credendo, noi avere come partner Oracle ci dà sicurezza,
poiché significa andare anche su clienti grandi, avendo un'architettura gestita da il primo operatore al mondo per quanto riguarda i database commerciali. Poi non so se avete visto gli investimenti che stanno facendo e che vogliono fare in questi giorni. No, non so se vi è arrivata ai 500 miliardi di Ellison, Perché no, dell'altro giorno, quindi significa che sta sul mercato per restare come attore di primo piano, quindi investire su una tecnologia di questo tipo per noi è vincente. Grazie a tutti e ci salutiamo qui. sì. Ciao, grazie a tutti.